Benvenuti, nobili viaggiatori delle geografie del cuore e instancabili cercatori di quelle verità che si celano dietro il velo scintillante dello spettacolo. Benvenuti ancora una volta nel vostro porto sicuro. Siete nel cuore pulsante di Gossip alla turca. Per mesi, che ai più devoti sono sembrati ere geologiche, abbiamo vissuto in un limbo di analisi microscopica, dove ogni apparizione pubblica della divina Hande Erçel veniva vivisezionata fino all'ultimo atomo di significato. Uno sguardo fugace lanciato nel vuoto, un sorriso trattenuto a stento di fronte a una domanda scomoda, una frase lasciata strategicamente in sospeso a mezz'aria, erano tutti frammenti sufficienti per riaccendere le braccia di voci che, in realtà, non si erano mai del tutto spente sotto la cenere della negazione. Tuttavia, la storia ha le sue svolte impreviste, e questa volta il palcoscenico del cambiamento non è stato il Bosforo, ma le sabbie lontane e dorate dell'Arabia Saudita. È lì che tutto è cambiato, in un modo che nessuno aveva osato prevedere. Prima di immergerci in questa narrazione che profuma di spezie e di confessioni a lungo trattenute, vi invito con calore a compiere quei gesti che rendono solida la nostra alleanza. Iscrivetevi al canale per non perdere mai il filo delle nostre narrazioni esclusive, attivate la campanella per essere i primi a cogliere i segnali del destino, e se il nostro modo di raccontarvi l'anima delle star vi affascina, lasciate un mi piace. E per coloro che desiderano sedere nel consiglio di amministrazione del nostro canale e supportarci attivamente, il tasto Unisciti o Abbonati è la vostra chiave d'accesso privilegiata per diventare i veri mecenati di Gossip alla turca. Mettetevi comodi, perché stiamo per decifrare il capitolo più importante di questa saga infinita. Le immagini che hanno iniziato a circolare sui social media, con la velocità di una tempesta di sabbia, non erano semplici fotografie, erano dichiarazioni d'intenti. Vedere Hande Erçel nuovamente al fianco di Kerem Bürsin ha sorpreso il mondo non solo per la location esotica e inaspettata, ma per il messaggio implicito e potente che quelle istantanee trasportavano. Questa non era più una coincidenza fortuita, un incrocio casuale di agende professionali. E questa volta, di fronte all'evidenza, Hande ha preso una decisione radicale, ha scelto di non nascondersi più. Dal momento esatto in cui le prime immagini sono emerse dal deserto, la pressione mediatica è diventata immediata, soffocante. Domande, interpretazioni, analisi del linguaggio del corpo e titoli sensazionalistici si sono moltiplicati nel giro di poche ore, creando un frastuono assordante. Ma Hande, lontana anni luce dal negare l'evidenza o dall'evadere la questione con le solite frasi di circostanza, ha scelto un approccio diametralmente opposto, un sentiero di onestà disarmante. In una conversazione intima con la sua cerchia più ristretta, parole che poi, come spesso accade, hanno trovato la via per diventare di dominio pubblico, è stata enfatica e cristallina. Se siamo riapparsi insieme anche così lontano, è perché non voglio più nascondere ciò che sento. Non ha più senso fingere. Secondo persone estremamente vicine all'attrice, questa decisione di parlare, di esporsi, non è stata il frutto di un impulso momentaneo dettato dall'emozione del viaggio. Hande rifletteva da tempo sul peso insostenibile del silenzio, su come il tacere, nato come forma di protezione, fosse diventato a sua volta un fardello che schiacciava la sua autenticità. L'Arabia Saudita non è stata una location scelta a caso nel mappamondo. È stata, paradossalmente, il luogo in cui si è sentita più libera. Lontana dagli occhi giudicanti della Turchia, distante dal brusio costante dei paparazzi di Istanbul, si è permessa il lusso di essere semplicemente se stessa, senza strategie, senza calcoli, senza la paura costante di essere fraintesa. Cari amici di Gossip alla turca, fermatevi un attimo a riflettere su questo paradosso. A volte dobbiamo andare dall'altra parte del mondo per trovare il coraggio di essere noi stessi a casa nostra. Voi avete mai sentito il bisogno di allontanarvi da tutto per capire cosa provavate davvero? Credete che la distanza geografica possa davvero aiutare a chiarire i sentimenti? Scrivetemi le vostre esperienze e le vostre teorie nei commenti, perché questo è un tema che tocca l'anima di tutti noi. E se apprezzate questo livello di profondità nell'analisi delle dinamiche umane, il tasto Unisciti è il modo migliore per supportare il nostro lavoro di scavo emotivo. Ma quel silenzio, con il passare del tempo, è diventato ambiguo, doloroso, una gabbia dorata.
Ci siamo separati senza smettere di sentire, avrebbe confessato Ande in un momento di vulnerabilità. E questa singola frase riassume perfettamente tutto ciò che è seguito in questi lunghi mesi di lontananza. Perché mentre ognuno cercava, con fatica, di andare per la propria strada, il legame non si è mai spezzato completamente. Si è trasformato. È maturato nel buio. È caduto nel silenzio, ma non è scomparso nel nulla. Le immagini provenienti dall'Arabia Saudita hanno mostrato al mondo qualcosa di diverso da ciò a cui il pubblico era abituato. Non c'erano le pose forzate da copertina, né i gesti esagerati a favore di telecamera. C'era naturalezza. C'era una complicità organica. C'era tranquillità. Per molti osservatori acuti, quella era la vera conferma che ciò che stava accadendo non era solo una riunione fugace e nostalgica, ma una relazione che veniva ricostruita partendo da fondamenta completamente diverse. Ande è stata chiara su questo punto cruciale: non siamo tornati dove ci eravamo lasciati. Abbiamo ricominciato da un altro punto. Non sono più i due giovani travolti dall'intensità del momento e dalla pressione della fama improvvisa. Sono due persone che ora si conoscono profondamente, nel bene e nel male, che sanno esattamente dove hanno sbagliato in passato e cosa non sono più disposte a ripetere. Uno degli aspetti più colpenti della sua presa di posizione è stato il modo in cui ha parlato del passato. Senza recriminazioni amare. Senza giocare il ruolo della vittima. Ande si è assunta la responsabilità delle sue scelte, ha riconosciuto i suoi errori e ha chiarito che il tempo trascorso separati non è stato una perdita tempo, ma una preparazione necessaria. A volte l'amore non si rompe, ha solo bisogno di distanza per capire se stesso, ha detto con una saggezza nuova. Quella distanza è stata la chiave di volta per entrambi. Kerem, più riservato e protettivo che mai, avrebbe accompagnato questa decisione con una condizione fondamentale e non negoziabile. Vivere questa nuova fase senza farne uno spettacolo mediatico. E Ande, comprendendo il valore di questa richiesta, ha accettato. Non ci sono annunci ufficiali in pompa magna, né dichiarazioni calcolate rilasciate tramite uffici stampa. Solo azioni che parlano da sole, gesti che hanno il peso della verità. In Arabia, lontana da tutto e da tutti, Ande ha capito qualcosa di essenziale, che nascondere ciò che sente non la proteggeva più, la logorava soltanto. E che, se doveva darsi un'altra possibilità con l'uomo che ha segnato la sua vita, doveva farlo partendo da un luogo di assoluta verità, anche sapendo che sarebbe stata giudicata dal tribunale dell'opinione pubblica. Oggi, Ande Ercel appare più risoluta, più serena e, paradossalmente, più riservata che mai. Parla poco, ma quando lo fa, le sue parole sono pietre miliari. Non promette lieti fini perfetti da film di Hollywood o eternità idealizzate. Promette onestà. Promette presenza. Promette scelte quotidiane consapevoli. E forse è proprio per questo che le immagini dall'Arabia Saudita non sembrano una provocazione studiata a tavolino o una strategia di marketing, sembrano esattamente quello che sono: due persone che, dopo tutto quello che hanno passato, hanno deciso di non lasciarsi andare completamente. Perché ci sono storie che possono essere nascoste per un po', sepolte sotto strati di negazione e distanza, ma quando riappaiono, anche dall'altra parte del mondo, è perché non accettano più di vivere nel silenzio. Grazie per aver viaggiato con noi in questa oasi di verità. Se questa narrazione profonda vi ha toccato il cuore, dimostratecelo con un mi piace, iscrivetevi per non perdere i prossimi capitoli di questa saga e considerate di unirvi a noi tramite il tasto abbonati per supportare il nostro lavoro di analisi. Fino alla prossima grande rivelazione, ricordate, la verità, come l'amore, trova sempre una strada per emergere. Questo è Gossip alla turca. Buonanotte.